Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questa playlist mi propongo, per quanto mi è possibile, di rispondere alle domande degli utenti di YouTube. Pertanto, se hai qualche richiesta particolare su Excel o qualche dubbio, non esitare a chiedere qui sotto nei commenti. Non appena avrò un po' di tempo, cercherò di risponderti. La richiesta di un visitatore del mio canale, che ringrazio molto, è la seguente. Un mio amico mi ha parlato del paradosso del compleanno. In un gruppo di 23 persone, la probabilità che due individui festeggino il compleanno nello stesso giorno è superiore al 50%. Mi sembra controintuitivo. Com'è possibile? Utilizzando Excel, posso creare una formula che mi permetta di calcolare la probabilità che, in base al numero delle persone presenti in un gruppo, due qualsiasi di esse festeggino il compleanno nello stesso giorno? Se vuoi, puoi mettere in pausa il video e provare tu a riflettere sul perché di questo paradosso. In alternativa, continua a seguirmi. Subito dopo la sigla ti descrivo il ragionamento che porta alla soluzione del problema. Successivamente ti mostro, sia numericamente che graficamente, come aumenta la probabilità al crescere del numero dei membri del gruppo e, per concludere, ti fornisco la formula in Excel per il calcolo di tale probabilità. Sigla. In un problema di questo tipo è vantaggioso ragionare sul concetto di probabilità contraria. Quando un evento E accade con probabilità P oppure non accade con probabilità Q e non ci sono altre alternative, allora P più Q è uguale a 1. Di conseguenza Q è uguale a 1 meno P, cioè la probabilità dell'evento contrario è uguale a 1 meno la probabilità che l'evento si verifichi. Ad esempio, nel lancio di un dado, la probabilità che esca il numero 2 è un sesto, poiché ho un solo caso favorevole su 6 possibili. Di conseguenza, la probabilità che non esca il numero 2, cioè la probabilità contraria, è 1 meno un sesto, vale a dire 5 sesti. Ragioniamo ora sul paradosso del compleanno. Supponiamo di metterci all'ingresso dell'auditorium di una scuola e di fare entrare gli alunni uno alla volta. Entra il primo alunno, Marco. La probabilità che la data di nascita di Marco sia diversa dalle date dei compleanni di chi l'ha preceduto all'ingresso è di 365 casi favorevoli su 365 casi possibili, cioè del 100%, poiché non c'è ancora nessuno nell'auditorium. Entra la seconda alunna, Sara. La probabilità che la data di nascita di Sara sia diversa dalle date dei compleanni di chi l'ha preceduta all'ingresso è di 364 casi favorevoli su 365 casi possibili, poiché, siccome nell'auditorium c'è solo Marco, Sara ha 364 possibilità su 365 di essere nata in un giorno diverso da quello del compleanno di Marco. La probabilità Q2 che i compleanni siano tutti diversi è dunque data dal prodotto 365 365esimi per 364 365esimi e la probabilità P2 che almeno due compleanni siano uguali è 1 meno Q2. Entra il terzo alunno, Luca. La probabilità che la data di nascita di Luca sia diversa dalle date dei compleanni di chi l'ha preceduto all'ingresso è di 363 casi favorevoli su 365 casi possibili, poiché, siccome nell'auditorium ci sono solo Marco e Sara, Luca ha 363 possibilità su 365 di essere nato in un giorno diverso da quelli dei compleanni degli altri due, anch'essi diversi tra loro. La probabilità Q3 che i compleanni siano tutti diversi è dunque data dal prodotto 365 365esimi per 364 365esimi per 363 365esimi e la probabilità P3 che almeno due compleanni siano uguali è 1 meno Q3. Iterando il procedimento si ottiene che
quando entra la 23esima alunna, Marta, la probabilità che la data di nascita di Marta sia diversa dalle date dei compleanni degli alunni che l'hanno preceduta all'ingresso è di 343 casi favorevoli su 365 casi possibili. La probabilità Q23 che i compleanni siano tutti diversi è dunque data da questo prodotto e la probabilità P23 che almeno due compleanni siano uguali è 1 meno Q23. Osserva ora attentamente la quarta colonna della tabella. In essa è presente la formula che ci consentirà di calcolare tutte le probabilità che ci servono utilizzando il foglio di calcolo Excel. Quando entra l'ennesimo alunno nell'auditorium, la probabilità che la data del suo compleanno sia diversa da tutte le date di nascita dei presenti è data da 365 meno n più 1, il tutto fratto 365. Passiamo ora ad Excel. Nella prima colonna della tabella ho inserito i numeri in ordine progressivo. Nella seconda colonna ho inserito delle frazioni corrispondenti ciascuna alla probabilità che l'ennesimo compleanno sia diverso da tutti i precedenti. Nella terza colonna, utilizzando la formula che ho descritto poco fa, ho calcolato la probabilità presente in colonna B e l'ho rappresentata in formato percentuale. Successivamente in colonna D ho calcolato la probabilità percentuale che tutti i compleanni siano diversi fra loro. Per ottenere il valore della probabilità presente in ogni cella, ho moltiplicato la probabilità percentuale presente alla sua sinistra per la probabilità percentuale presente sopra la cella stessa e successivamente ho trascinato la formula verso il basso. Come puoi osservare, in qualsiasi cella viene effettuato il prodotto fra il valore presente nella cella a sinistra per il valore della cella sopra. A questo punto, per ottenere la probabilità percentuale che almeno due compleanni siano uguali fra loro, ho calcolato la probabilità complementare e quindi in ogni cella di questa colonna ho effettuato la sottrazione 1 meno il valore della cella a sinistra, che equivale a 100% meno, in questo caso, 99,73%. Trascinando anche questa formula verso il basso, selezionando i dati presenti nella prima e nell'ultima colonna e rappresentandoli mediante un grafico a dispersione opportunamente formattato, ho ottenuto l'andamento grafico di questa probabilità, che parte da uno 0,27% quando gli alunni presenti sono solamente 2 e raggiunge un 97% abbondante quando gli alunni sono 50. Questa curva raggiunge asintoticamente il 100% e per avere il 100% esatto dovremmo avere 366 alunni, poiché siccome i giorni dell'anno sono 365, con 366 alunni avremmo la certezza che due di essi compiano gli anni lo stesso giorno. Come si può notare, con 23 alunni la probabilità è del 50,73% e dunque supera di poco il 50%. Con soli 30 alunni la probabilità sale già al 70%. Con 50 alunni siamo quasi all'evento certo, infatti come già detto la probabilità supera il 97%, con 60 alunni superiamo già il 99% e con 75 alunni siamo già quasi al 100%, ma come ho già detto, per raggiungere la certezza bisogna arrivare a 366 alunni. Ora ti mostro la formula che ho utilizzato in questa cella gialla per calcolare immediatamente la probabilità. La puoi osservare nella barra della formula. Vediamo ora come l'ho ricavata. Per quanto detto in precedenza, la probabilità che con n alunni si abbiano due compleanni uguali è uguale a 1 meno 365 365esimi per 364 365esimi per 363 365esimi fino a 365 meno n, dove n è il numero degli studenti, più 1 fratto 365. Osserviamo ora il prodotto dei termini presenti a numeratore.
Chi conosce un po' di calcolo combinatorio sa benissimo che questo è il numero delle disposizioni di 365 elementi di classe n, dove n è sempre il numero degli alunni presenti nell'auditorium, mentre al denominatore abbiamo il numero 365 moltiplicato per se stesso n volte e dunque il denominatore vale 365 elevato alla n. La formula precedente può dunque essere scritta in maniera più compatta in questo modo: P con n è uguale a 1 meno il numero delle disposizioni semplici di 365 elementi di classe n fratto 365 elevato alla n. La formula scritta in questo modo è molto vantaggiosa, poiché in Excel esiste una formula per calcolare il numero delle disposizioni di n elementi di classe K. La formula è la seguente: P con n è uguale a 1 meno permutazione, aperta la tonda, 365 punto e virgola n, chiusa la tonda, fratto 365 elevato alla n. Dunque, la formula permutazione permette di calcolare il prodotto 365 per 364 per 363 e così via, per un totale di n fattori decrescenti a partire da 365. Ora, in Excel è sufficiente scrivere il numero degli alunni in una cella, inserire questa formula e al posto di scrivere il numero degli alunni, selezionare la cella in cui è stato inserito il numero degli alunni. Tornando al foglio di lavoro visto in precedenza, in cella H2 è stato inserito il numero degli alunni, mentre in cella K2 è stata inserita la formula per il calcolo della probabilità. Come puoi notare, all'interno della formula permutazione, il numero degli alunni non è stato inserito manualmente, ma è stata selezionata la cella H2 e anche al denominatore, al posto di scrivere all'esponente il numero degli alunni, è stata selezionata nuovamente la cella H2. In questo modo, inserendo in cella H2 un qualsiasi numero di studenti, possiamo ottenere immediatamente la probabilità percentuale che almeno 2 compleanni siano uguali fra loro. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se tu per caso avessi trovato un'altra strategia risolutiva, ti invito a scrivermelo nei commenti. Se ritieni che questo video sia stato utile, ti invito a mettermi un like e a condividerlo con gli amici. Se invece hai qualche richiesta particolare, scrivimi qui sotto nei commenti e non appena avrò un po' di tempo ti risponderò. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!